Rieccoci quest'oggi con un nuovo video, come potete vedere con i Casanova Tarot, questo mazzo che io amo particolarmente, l'avrete ovviamente notato, poiché ci riporta appunto alla serenissima, la meravigliosa città di Venezia ai tempi del bricconcello Casanova. E dunque quest'oggi cercheremo appunto di capire, diciamo, sia da un punto di vista sentimentale che anche passionale, se una persona con la quale avete una storia, una frequentazione, oppure comunque anche semplicemente una conoscenza embrionale, ecco, vogliamo cercare di capire se questa persona vi voglia bene, però in modo magari affettuoso, più passionale, ecco, diciamo così, oppure se questa persona sia invece realmente innamorata di voi. Quindi cerchiamo di capire oggi qualcosa in più sui sentimenti di questa persona. Quest'oggi, come avrete già notato, sarà un video a una sola variante. Chi mi segue da tempo sul canale lo sa che io alterno video a doppia variante a video a variante unica. In questi giorni sto pubblicando più video a variante unica, poi pubblicherò altri video a doppia variante, questo per cercare come sempre di accontentare un po' tutti. Iniziamo dunque a mescolare i nostri Casanova Tarot e lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Perfetto, dunque come potete vedere qui appunto abbiamo la nostra consueta modalità di stesa appunto a 8 carte o 7+1 come dico sempre io in riferimento a una carta fondamentale, cioè il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. In prima posizione, prima carta estratta, cercheremo di capire il presente, cioè come questa persona vive quello che prova per voi. Seconda posizione, i pro di ciò che prova per voi. Posizione cuore centrale, cos'ha realmente ovviamente nel cuore. Quarta carta, i contro, quindi le difficoltà che ha questa persona anche nell'affrontare un sentimento. Quinta carta, l'ambiente esterno, quindi come altre persone o altre situazioni eventualmente possano influenzare questa persona. Le ultime 3 carte sono inerenti, ovviamente, il futuro. Quindi, terz'ultima carta, il karma, quale percorso
Per il karma, secondo il karma, è ancora da farsi tra voi e questa persona. Penultima carta, fondamentale, il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Ultima carta, il futuro. Quindi ovviamente l'immediato futuro o a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano estratto. Iniziamo appunto con la prima posizione. Come vive questa persona ciò che prova per voi? Allora, qui iniziamo con un 9 di spade. Ragazzi, il 9 di spade è una carta che parla di pericoli non reali, quindi rientrano in questo caso tutte le paure umane, ragazzi. Questa è una persona che ha paura dei sentimenti, cioè è una persona che ha paura di essere travolta dall'amore, dai forti sentimenti, dalle grandi passioni. Quindi in realtà questa persona vive male sia l'amore vero che ovviamente anche una grande passione, anche l'erotismo più eccelso, cioè questa è una persona che teme le cose forti, tutto ciò che gli fa battere il cuore, ne ha mortalmente paura. Quindi il 9 di spade parla di, ripeto, non reali rivali, anche in caso tra voi ci sia una storia o una relazione con una persona impegnata, non importa, il problema non è l'altra donna o quello che possa provare per l'altra donna, è il vero problema che questa persona abbia paura di amare. Non solo voi, proprio in generale questa persona teme i sentimenti. Quindi si scopre, diciamo, ecco, un nervo fragile. Quindi, in caso voi abbiate notato in questa persona comportamenti altalenanti piuttosto che atteggiamenti ambigui, ecco da dove derivano. Cioè, questa persona è spaventata, non, ripeto, per fattori esterni, perché il 9 di spade non è il 7 di spade, non è il 5 di spade che parla di persone che vogliono fartela alle spalle, ok? Ma è una carta che parla di paure infondate, come l'8 di spade. Quindi una persona che, obiettivamente, in qualche modo teme di lasciarsi andare al sentimento perché evidentemente è in protezione, però costante, morbosa, nei confronti del proprio cuore. Perché le carte di spade non parlano unicamente di esseri malvagi, ok? Ma di persone che usano le spade per proteggere innanzitutto se stessi. Da cosa? Da chi? Dalle delusioni, dai tradimenti. Quindi sono carte, le carte di spade, che vanno vissute, diciamo, con una certa consapevolezza, ok? Quindi non parlano di eventi nefasti, di disgrazie, come ovviamente tutti gli arcani, la tarologia non è fatta ovviamente per questo. La tarologia deve portare a riflessione, a consapevolezza, quindi non a paventare eventi di, appunto, negatività impensabile, ok? Quindi comunque la tarologia, io lo ripeto sempre ragazzi, serve per riflettere insieme di questioni delicate e ovviamente di situazioni emotivo-relazionali di una certa importanza e ovviamente spesso disfunzionali, ok? Quindi non di eventi gravemente nefasti. Questo mi raccomando, io lo ripeto sempre, la tarologia ha rispetto per la vita in maniera assoluta, deve avere rispetto per la vita in maniera assoluta. Quindi è chiaro che anche in questo caso il 9 di spade non sta dipingendo un mostro, ok? Ma una persona che a livello emotivo relazionale appunto ha delle difficoltà che derivano dalle sue paure, d'accordo? Quindi questa è una persona che fa fatica a lasciarsi andare
all'amore e al sentimento, ma perché questa persona ha paura di soffrire. Potrebbe aver già sofferto in passato, sì, certo, però chiaramente non ha, diciamo, ecco, superato egregiamente questi momenti di difficoltà, altrimenti non avrebbe tutta questa paura. Ok, quindi evidentemente ha tempistiche di resilienza molto lunghe, una persona che tende a legarsi troppo al dolore, che fa fatica a lasciare andare. Potrebbe trattarsi di questa persona, oppure comunque proprio una persona caratterialmente, ecco, portata a comportamenti di forte diffidenza nei confronti dell'amore. Sempre ovviamente però questa diffidenza e questo atteggiamento, ecco, legati a un imprinting personale ben preciso, anche evidentemente a legami relazionali, familiari e genitoriali che sono stati ovviamente disfunzionali, che gli hanno lasciato questa impronta. C'è sempre un'origine a tutto, ragazzi, questo ovviamente lo ripeto, d'accordo? Quindi questa persona non è nata così, ok? Lo è diventata a seguito di svariate comunque esperienze più o meno negative. Fatto sta che ad oggi questa persona è fragile e ha paura dell'amore, ha paura di lasciarsi andare. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione i pro della situazione. Allora, qui abbiamo l'asso di spade. L'asso di spade ci parla già di un, diciamo, temperamento votato alla passione, cioè comunque questa persona ovviamente ama molto i rapporti ove comunque il feeling erotico sia alle stelle. Quindi questa persona ovviamente ama molto di voi l'aspetto estetico, cioè voi attraete molto questa persona. Quindi sicuramente la base è l'attrazione fisica, però non parliamo soltanto di un asso di bastoni, questo non è un asso di bastoni, è un asso di spade. Cioè, che cosa vuol dire? Che non c'è solo erotismo, ma c'è anche un mentale molto forte e importante che questa persona vede come base per una eventuale frequentazione, in caso tra di voi ci sia soltanto una conoscenza, diciamo, embrionale, oppure come base per portare avanti un rapporto più o meno libero. Quindi in realtà questa persona prova per voi una forte passione, anche gelosia, perché l'asso di spade è una carta che parla di possessività, di gelosia, quindi è una persona che a voi tiene molto, ok? Ma abbiamo anche un asso di spade che identifica un mentale che si ritrova, cioè come se questa persona si sentisse capita e compresa da voi a prescindere da un momento dialogico, no? Due persone molto spesso si parlano anche semplicemente attraverso lo sguardo, quindi lui sente di essere capito da voi, sente che voi riuscite a entrargli dentro, forse anche questo che lo spaventa, che crea quel 9 di spade. Quindi obiettivamente questa è una persona che si sente capita fino all'osso da voi, cosa che appunto la può spaventare molto. Quindi sente anche un feeling, è come se questa persona abbia visto in voi una sorta di fiamma o anima gemella, cioè sente molta affinità a livello proprio mentale e nei ragionamenti, anche nelle situazioni più quotidiane, più semplici, ok? Sino ad arrivare ai discorsi più importanti, le faccende più importanti. Quindi sente molta affinità. Questo ovviamente porta questa persona a provare delle forti emozioni. Sino ad ora non parliamo ancora però di sentimenti conclamati, Parliamo di emozioni che, ripeto, hanno come base una fortissima attrazione, una grande gelosia e possessività, sino ovviamente ad arrivare anche ad un feeling mentale molto forte. Vediamo ora, ragazzi, in cuore ovviamente della stesa che cosa c'è, quindi cosa ha nel cuore questa persona. Allora, e qui abbiamo il 4 di denari, il bisogno di stabilità. Abbiamo detto già partendo con un 9 di spade, insomma questa è una persona in preda molto spesso appunto a paure,
ansie che ovviamente non trovano reale riscontro chiaramente nella realtà, ecco, questa persona ha bisogno di una donna, di un uomo al suo fianco fortemente stabile, il 4 di denari. Quindi una persona che non abbia le sue paure, quindi una persona che sappia dargli delle certezze granitiche, quindi una persona che ha bisogno di appunto serietà, di fedeltà, di continue dimostrazioni. Questa è una persona che potrebbe, ahimè, anche mettervi alla prova, purtroppo molto spesso con comportamenti effettivamente sbagliati, cioè potrebbe questa persona tirar troppo la corda molto spesso per vedere, appunto, per saggiare la tenuta del vostro sentimento. D'accordo? Quindi potrebbe avere degli atteggiamenti di questo tipo, quindi mettervi alla prova perché ha bisogno di certezze. Ovviamente voi potreste obiettare, ma lui non ne dà di certezze o lei non ne dà, e certo, appunto, poi una persona così spaventata con il 9 di spade, chissà che confusione che ha in testa, quindi certamente questa persona potrebbe non dare a voi, anzi non ne dà tutte, ecco, queste certezze, invece ovviamente questa persona le richiede, anzi direi che le pretende con il 4 di denari, quindi è una persona anche molto rigida nel pretendere determinate situazioni. È chiaro, ragazzi, che ovviamente questa è una persona che rasenta molto spesso l'egoismo, perché il 4 di denari parla di chi è fortemente egoriferito, quindi una persona che pensa unicamente a se stessa, alle proprie paure, e diciamo che obiettivamente anche nei confronti non solo dell'amore, ma anche dell'amicizia, dei rapporti, comunque, ecco, delle relazioni, ecco, questa persona tende ad avere delle falle dovute proprio a questa necessità di richiesta continua e costante di protezione, vicinanza, e anche di, tra virgolette, insomma, sopportazione, cioè richiede troppa pazienza questa persona da parte degli altri, da parte di chi gli sta al fianco, perché, vi ripeto, mette troppo alla prova, poi pretende tanto, potrebbe essere una persona anche controllante, appunto molto gelosa, molto possessiva, quindi ecco, è una persona che, ripeto, ha delle fragilità, chiamiamole così, direi piuttosto lampanti, quindi ovviamente questo a prescindere che tra di voi ci sia una storia più o meno ovviamente libera, che questa persona sia più o meno impegnata, fatto sta che comunque questa è una persona che ha delle paure molto importanti che le riversa su chiunque gli sia al fianco, quindi non è proprio la persona più semplice da frequentare o con la quale avere una storia, quindi lui o lei, ecco, pretendono tantissimo, d'accordo? Quindi rispetto, regole, fedeltà granitica, continua attenzione, considerazione, cura, però non ne danno ovviamente altrettanto. Quindi sono persone, insomma, direi particolari, un po' difficili, con cui trattare, specialmente in caso si abbia una relazione sentimentale, quindi egoismo a go-go e ovviamente, ecco, persone molto egoriferite, volte unicamente al voler lenire le proprie paure, poi che anche voi possiate averne, a questa persona interessa molto poco, Vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione i contro della situazione, cioè cerchiamo di capire effettivamente cosa ha nel cuore questa persona, cosa c'è che non va. Allora, immancabile la luna. Allora, ragazzi, la carta della luna ovviamente è una carta che ci parla di una personalità molto chiusa, introversa, nonostante possa apparire, diciamo, ecco, nella vita quotidiana una persona estroversa e brillante, attenzione che nei sentimenti questa persona è tutt'altro, quindi è una persona che tende a celare magari anche le sue paure, comunque i suoi sentimenti, tende a non volerli palesare, ma proprio perché questa persona ha paura di farlo, ha paura di scoprirsi perché ovviamente, come vi dicevo a inizio stesa, ha paura anche di provarli questi sentimenti, figurati anche a dirli o a dimostrarli. Quindi è una persona che tende a tenere tutto dentro, come tipico appunto della luna, che parla di chi tende a nascondere,
Ecco, attenzione, perché la luna parla anche di chi tende a nascondere delle verità. Quindi non è necessariamente un bugiardo cronico, però attenzione, perché la carta della luna parla anche di chi appunto potrebbe, diciamo, celare spesso dei comportamenti magari non del tutto, ecco, limpidi e trasparenti, proprio perché questa persona tende ad agire molto spesso nell'ombra, come appunto ci riporta la carta della luna. Cioè, la carta della luna non è la carta dell'oscurità totale, come ripeto sempre. Oscurità totale tipica invece del diavolo, è un'oscurità parziale, cioè potrebbe, diciamo, ecco, celare qualche aspetto di sé, del suo comportamento, dei suoi sentimenti, delle sue azioni, amicizie, conoscenze varie, per poi però lasciarsi sfuggire delle verità. Quindi ovviamente non è il classico bugiardo seriale, ok? Però è una persona che molto spesso tende, diciamo, a nascondere qualcosa che sa potrebbe nuocere a voi, alla vostra relazione, alla vostra conoscenza o a se stesso, d'accordo? Quindi è una persona, ecco, le cui comunicazioni, parole, verità andrebbero un po' prese con le pinze e verificate prima di averne una certezza assoluta. Quindi è una persona da valutare nel tempo. La luna rappresenta tempistiche lunghe, quindi sono situazioni che si scoprono un po' alla volta. Quindi sicuramente nel tempo, man mano che passano i giorni, le settimane, avrete il quadro sempre più completo, dice la luna. Ci sono però ancora dei piccoli, diciamo, pezzi del puzzle che non avete ancora a disposizione. Li avrete certamente e inizierete a capire meglio questa persona, guardandoci anche dentro, magari in maniera molto più approfondita. Ok, riuscendo anche a capire, a comprendere la effettiva volontà di questa persona nei confronti del vostro rapporto. La luna parla di emozioni, quindi è una persona che per voi prova delle forti emozioni che potrebbero diventare amore, certamente sì, però ripeto, questa persona è ancora allo stadio iniziale, quindi fascinazione, feeling mentale, una possessività, diciamo una gelosia molto forte, ovviamente legate sicuramente a una forte attrazione fisica, quindi questa persona vi vede il suo ideale fisico. La luna parla anche di sensualità, parla di bellezza estetica, di femminilità allo stato puro, però attenzione, perché ripeto, la luna parla anche di chi nasconde, diciamo, ecco, i suoi veri sentimenti, perché ne ha paura, lo abbiamo detto, quindi li tiene ben celati, ben chiusi, no? Anzi rinchiusi direi, ma è anche una persona che potrebbe celare delle piccole verità in riferimento, diciamo, ad abitudini, comunque verità in riferimento magari al suo passato sentimentale. Potrebbe non avervi raccontato magari di una storia molto pesante che invece potrebbe aver segnato questa persona. Cioè, ecco, è una persona ancora da conoscere, ok? Vi stanno suggerendo le carte. Non prendete per oro colato tutto ciò che questa persona vi riporta di sé. Ok, quindi è una conoscenza ancora da portare avanti. Ci sono ancora delle questioni, dice la carta della luna, che voi dovrete ovviamente conoscere. Importanti, certo, per ovviamente anche permettere a voi di decidere e capire effettivamente questa persona che ruolo possa avere nella vostra vita. Quindi è una carta che parla di emozioni, questo sì, però sino ad ora non ho carte che parlano di un amore conclamato. In futuro poi ovviamente lo vedremo nelle prossime carte, d'accordo? Vediamo ora ragazzi in quinta posizione cosa abbiamo, quindi l'ambiente, 10 di denari. Allora questa persona ovviamente in caso sia impegnata è fortemente influenzata dalla compagna ufficiale, in caso abbia figli dai figli, però il 10 di denari è una carta che parla di famiglia, quindi non necessariamente
famiglia ovviamente nuova che questa persona può aver creato con un'altra donna, ma anche famiglia proprio di origine, cioè questa persona è fortemente, ahimè, influenzata negli atteggiamenti e nei comportamenti proprio anche da consigli veri e propri pratici, perché parliamo di denari, che arrivano dalla sua famiglia. Quindi potrebbe avere un fratello, una sorella, una mamma, un papà, qualcuno che in maniera, se vogliamo, anche un po' indiretta e inconsapevole, inconscia appunto, possa influenzare appunto la propria vita, esperienza emotiva. Lo abbiamo detto, ragazzi, con il 9 di spade. Questa persona potrebbe avere un imprinting genitoriale e relazionale emotivo ovviamente ben preciso, che porta questa persona a vivere l'amore in questo modo. Ma al di là di un imprinting che ha origini lontane nel passato, questa persona ad oggi potrebbe essere concretamente mal consigliata da persone che ruotano nella sua quotidianità. 10 di denaro è una carta che parla di chi fa parte proprio della quotidianità, dell'ambiente quotidiano di una persona, quindi una persona che fa parte, per esempio, della sua famiglia, oppure anche un cugino, piuttosto che appunto uno zio, piuttosto che anche un amico o un'amica di vecchia data, quindi persone che questa persona appunto conosce da tanto tempo, però ragazzi che hanno un'influenza incredibile sulla sua vita, perché è un 10 di denari, quindi una persona o addirittura più persone, perché di solito il 10 di denari parla di pluralità, che influenzano tantissimo il suo modo di vivere il rapporto d'amore, anche una conoscenza che può essere appunto embrionale con voi. Quindi è questa persona, diciamo, veicolata nei suoi contatti relazionali, sì, tantissimo, quindi è fortemente influenzabile questa persona, assolutamente influenzabile da chi, ripeto, familiari stretti, quindi mamma, papà, fratello, sorella, ma anche amici di vecchia data che hanno un ruolo importante, e direi persone che lui vede o sente, o lei vede o sente quasi quotidianamente, o che fanno comunque parte, diciamo, ecco, del suo percorso esistenziale, o che hanno fatto parte del suo percorso di vita. D'accordo? Quindi, ahimè, è anche una persona molto influenzabile. Difficilmente questa persona ragiona con la sua testa. Ora si capisce il perché del 9 di spade, ragazzi, cioè tutta questa confusione. Per forza non ragioni con la tua testa, è normale, no? Che poi hai confusione, non sai ciò che vuoi. Ci credo, questa persona sentirà 1000 pareri diversi, cioè per forza questa persona poi abbia bisogno di stabilità. È una persona un po' complicata, non è proprio facile da viversi, Vediamo ora, ragazzi, in appunto terzultima posizione che cosa abbiamo. Quindi cerchiamo di capire il karma, il percorso karmico di questo sentimento, di questa persona così complicata. Allora, qui abbiamo l'8 di coppe. Allora, sicuramente una carta di coppe, quindi certamente questa persona proverà ovviamente per voi amore, quindi un sentimento. Però ragazzi, è un 8 di coppe, ormai chi mi segue da tempo lo sa che l'8 di coppe è una carta che parla comunque di un, diciamo, rapporto e di sentimenti vissuti sempre in maniera irrequieta, quindi gelosia, rivalità, competitività, situazioni, ecco, diciamo, taciute, comunque una situazione d'amore, diciamo, ecco, relazionale non limpida, non lineare e non serena. Quindi non è una carta che parla sicuramente di un disinnamorarsi o di un allontanarsi da un sentimento, ma è una carta comunque che parla di chi farà ancora molta fatica in futuro, diciamo, ecco, ad amare in maniera completa
o comunque in maniera tranquilla, in maniera serena, in maniera decisiva. Cioè questa persona ha bisogno veramente di tanto tempo per sicuramente lasciarsi alle spalle paure, tabù, inibizioni, ripeto anche gelosia, possessività, quindi diciamo insicurezza e anche qualche indecisione di troppo. In caso sia una persona impegnata, ragazzi, l'otto di coppe ovviamente fa presagire ad un rapporto, il vostro, che proseguirà ancora come diciamo un rapporto, ecco, se non altro nell'immediato futuro doppio, perché l'otto di coppe è proprio la carta del rapporto doppio, quindi comunque di un amore proibito e di una doppia relazione, d'accordo? Quindi diciamo che questa persona farà fatica a vivere il vostro rapporto, ripeto, in maniera serena, in maniera tranquilla, in maniera sana, più che il vostro rapporto, direi i sentimenti che prova per voi, perché questa persona per voi prova e proverà dei sentimenti, ma conflittuali, perché è un 8 di coppe, non è un asso di coppe, d'accordo? Non è un 2 di coppe, cioè questa persona farà veramente fatica a vivere con tranquillità, con serenità, con spensieratezza, anche con leggerezza se vogliamo, un sentimento così importante come l'amore, ok? Quindi comunque un rapporto che procederà in maniera un po' altalenante, come è tipico dell'otto di coppe, ma proprio perché questa persona farà fatica, vi ripeto, a lasciarsi andare al sentimento, che vivrà sempre in maniera conflittuale, in maniera quasi proibita, come se lui non debba essere destinato all'amore. Cioè qui c'è un'amarezza incredibile, una rassegnazione veramente inconcepibile. Cioè questa persona non sa, ragazzi, non sa vivere l'amore, ok? Fa fatica a vivere l'amore. Quindi è una persona che anche in futuro, per percorso karmico, obbligherà voi ovviamente a un po' di pazienza, d'accordo? Quindi sicuramente, ripeto, qui i sentimenti diventeranno comunque importanti, però questa persona farà comunque fatica a viverli, diciamo, se non altro, ecco, nel futuro immediato in maniera libera, in maniera trasparente, comunque in maniera serena, d'accordo? Allora, vediamo dunque in penultima posizione appunto che cosa abbiamo, il consiglio, ecco appunto la papessa. Allora, ovviamente dovete cercare, ragazze mie, il più possibile di vivere, ecco, questo rapporto, questo anche sentimento, per carità, da parte vostra, in maniera accorta, in maniera attenta, in maniera lucida, in maniera consapevole, forse anche un po' distaccata possibile. La papessa è una donna intelligente, ma dove trae la sua, diciamo, maggior forza? Cosa la rende così potente? Perché la papessa è un arcano potente, Ecco, ritrova appunto questa sua forza nella sua interiorità, nella sua capacità di vedere oltre i veli. La papessa può essere anche bendata, appunto, ma la papessa vede, ok? Quindi la papessa dà ascolto a cosa? Al suo intuito, a ciò che ha dentro, alla capacità di vedere anche dentro le persone, al di là, per esempio, diciamo, di situazioni che possono apparire apparentemente positive. Quindi la papessa riesce a capire chi possa aver davanti a sé in maniera assolutamente chiara, in maniera assolutamente lucida. Chiunque di fronte alla papessa pensi di poter mentire, fingere un amore, un sentimento che non ha o non prova, si sbaglia di grosso, perché la papessa lo becca al volo. Quindi quello che vi viene consigliato è di mettere in campo, di dare proprio veramente fondo a tutte le vostre potenzialità di istinto, sensibilità, sensitività, cioè tutte
tutto ciò che vi permetta di comprendere a pelle, ok, di pancia proprio, chi avete di fronte a voi. Quindi cercate di ovviamente, diciamo, fidarvi anche molto del vostro istinto, del vostro intuito, perché molto spesso ci si affida al ragionamento razionale. Ragazze mie, no. Per quanto concerne i sentimenti, è necessario ascoltare anche il proprio intuito. Quindi sicuramente la papessa è di buon auspicio, perché ovviamente è una carta che ci fa pensare ovviamente ad una situazione che man mano nel corso del tempo diventerà per voi ovviamente sempre più chiara. Quindi la papessa non ha dubbi, ok? La papessa appunto riesce a vedere oltre i veli, quindi sicuramente in futuro voi avrete la situazione con questa persona sempre più chiara, cioè capirete, comprenderete a fondo chi possa essere questa persona e ovviamente quali siano le sue reali, diciamo, ecco, intenzioni. Riuscirete a capire effettivamente cosa questa persona provi per voi, ciò che realmente questa persona provi per voi, ed è ovvio e normale che questa situazione per voi diventerà chiara. Quindi non avrete più dubbi. D'accordo? Quindi la papessa è forte, determinata e coraggiosa, non soffre. Perché? Perché sa qual è la verità. Quindi non dovete preoccuparvi, perché comunque avrete le idee ben chiare, capirete chi è questa persona, però ascoltando, ripeto, molto bene il vostro istinto e il vostro intuito. D'accordo? Quindi poca razionalità, pochi ragionamenti, ok? Ascoltate a naso, ok? Come sta procedendo il rapporto con questa persona. Inoltre la papessa scopre, diciamo, anche menzogne. Quindi voi andrete a, diciamo, scoprire, a conoscere anche fatti che questa persona potrebbe, ve l'ho detto con la luna, avervi tenuto, ecco, nascosti, quindi magari mezze verità, omissioni, in caso sia una persona impegnata, qualcosa in riferimento al rapporto con la compagna. Cioè sicuramente voi riuscirete a capire molto di più questa persona e ovviamente anche i suoi reali progetti, ripeto, soprattutto in caso sia, ecco, appunto, una persona impegnata, ok? Quindi conoscerete molto molto bene ovviamente questa persona. Questo sicuramente vi servirà e ovviamente vi aiuterà moltissimo. Vediamo ora, ragazzi, cosa abbiamo in ultima carta. Vediamo un po'. Allora, che bello imperatore. Allora, qui abbiamo una carta molto bella. È una carta che ovviamente fa ben sperare. L'imperatore, quarto arcano maggiore. È una carta che ovviamente parla di determinazione, è una carta che parla di coraggio, è una carta che parla di anche un atteggiamento molto lucido, se vogliamo, e consapevole appunto nei confronti dell'amore, dei propri sentimenti. Quindi quest'uomo riuscirà finalmente ad essere più consapevole appunto dei propri sentimenti nei vostri confronti. Quindi sicuramente questa persona evidentemente maturerà o diventerà molto più, ripeto, sicura di sé, dei propri sentimenti, di quello che pensa di voi, di quello che prova per voi. E ovviamente qui si sta palesando un'evoluzione importante da quel terribile 9 di spade che abbiamo visto all'inizio a questo imperatore. L'imperatore parla, ripeto, di chi prende una decisione, di chi fa una scelta, di chi indirizza in maniera concreta, perché l'imperatore ovviamente è inerente al potere pratico, potere chiaramente temporale, non potere spirituale, quello del Papa, appunto. Quindi vuole agire, agirà in maniera pratica, ok, concreta, empirica, tangibile, in riferimento a voi e al vostro rapporto, conoscenza, flirt, tutto quello che volete. Comunque questa persona
cambierà. Ora, sicuramente l'imperatore è una carta veloce, ma non velocissima. Non è tra le carte ovviamente più lente, assolutamente, quindi è comunque una carta positiva, ma ovviamente è una carta che, ripeto, comunque necessita di tempo. Quindi questa persona, ripeto, sicuramente sarà più consapevole dei sentimenti che prova per voi, anche del valore del vostro rapporto, della vostra presenza nella sua vita. È una carta che parla di fermezza, è una carta che parla di maggior, equilibrio, maggior stabilità e anche un po' più di coraggio, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona deve affrontare un percorso di cambiamento molto molto importante, che ovviamente include, ripeto, certamente anche un guardarsi dentro, perché questo imperatore dovrà andare a guardare in quella luna che abbiamo visto precedentemente, quindi dovrà per forza guardarsi dentro per capire dove abbia sino ad ora sbagliato, d'accordo? Cioè deve svincolare la sua esperienza d'amore, il suo vivere l'amore da queste paure, perché sennò non va da nessuna parte questa persona, ok? Quindi non riuscirà mai a vivere un rapporto d'amore in maniera completa, in maniera anche soddisfacente, cioè rendendo felice anche se stessa. Questa persona non ce la farà mai, non ce la farebbe mai se non iniziasse, no? A compiere questo percorso. Un percorso, ragazzi, sicuramente lungo, un percorso importante, ovviamente non privo di dolore, no? Perché comunque affrontare le proprie paure non è facile, ok? Quindi con questo non lo sto giustificando, però ovviamente non sarà semplice, ok? Avere a che fare i conti con le proprie emozioni e paure non è mai, facile, non è mai semplice, ok? Ma arriva ad un punto nella nostra vita in cui non ci si può sottrarre. Questa persona non si potrà sottrarre a questa presa di posizione. E quindi a questo momento di, secondo me, chiamiamolo momento di coscienza, un momento di consapevolezza, ok? Quindi questa persona arriverà a questo momento importante, riuscendo anche a vivere, ripeto, i sentimenti per voi in maniera molto più serena e molto più tranquilla. Ma prima abbiamo quell'8 di coppe che vi ho indicato con il karma, quindi diciamo che nell'immediato futuro questa persona comunque ancora avrà momenti, altalenanti, comunque di indecisione, di paure. Successivamente invece si arriverà ovviamente ad una maggior stabilità, proprio quella stabilità che lui vuole, che lui ha nel cuore. Ve l'ho detto, con questo 4 di denari. Tra l'altro l'imperatore è il quarto arcano maggiore, quindi tutte le carte di grado quarto in numerologia rappresentano la stabilità, la solidità, tutto ciò che mette radici, ok? Tutto ciò che è stabile, solido. Quindi noterete in questa persona una volontà più ferrea e ci saranno nell'ambito del vostro rapporto episodi felici e iniziative molto più fortunate. Quindi noterete questa persona diversa, forse proprio più matura e anche con un atteggiamento più protettivo, come tipico dell'imperatore, nei confronti del vostro rapporto e anche nei confronti dei suoi sentimenti. Quindi diventerà più consapevole in riferimento proprio a ciò che prova per voi e vi dimostrerà ovviamente a chiare lettere un cambiamento importante che chiaramente vi renderà molto felici, perché comunque la carta dell'imperatore è una carta che parla comunque di soddisfazione, no? Quindi di obiettivi raggiunti. Quindi sicuramente questa persona, dopo ancora questo iniziale momento di difficoltà, andrà verso un importante cambiamento, una maturazione interiore notevole, d'accordo? Però, ripeto, con i tempi dovuti e ovviamente anche con le giuste modalità. Estraiamo ora altre 2 carte come specifica per quanto concerne questo imperatore.
Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo estratto. Allora, qui abbiamo la forza, perfetto. Quindi torniamo a quel cambiamento appunto previsto dall'imperatore, quindi maggior coraggio. E qui abbiamo, ecco, l'appeso, e ritorniamo appunto all'8 di coppe. Quindi queste due carte appunto sono un po' una sintesi tra le difficoltà dell'8 di coppe e questo cambiamento importante dato dall'imperatore. Quindi sicuramente questa persona agirà in maniera molto più coraggiosa con la carta della forza, quindi dimostrandovi anche comunque un'attrazione molto importante nei vostri confronti, quindi la situazione comunque migliorerà. Ci sono dei cambiamenti notevoli e ovviamente molto importanti. Successivamente, ripeto, però, come vi dicevo con l'8 di coppe, questa persona avrà ancora bisogno di tempo, perché abbiamo la carta dell'appeso, quindi ancora, diciamo, comportamenti un po' altalenanti, che possono portare quindi questa persona a volte a manifestare molta più certezza e sicurezza per quanto concerne ovviamente i vostri sentimenti che prova ovviamente per voi e quelli che crede che voi proviate ovviamente per lui. Ecco, persona che a volte però poi potrebbe magari quindi fare passi avanti e poi di nuovo qualche passetto indietro. Quindi una situazione tipicamente da appeso avanti e indietro. Quindi se vogliamo anche a volte dei momenti vissuti da voi come una sorta di sacrificio. È chiaro ragazzi però che ovviamente la carta dell'appeso rimane comunque in accezione positiva, come in questo caso, comunque una carta positiva proprio perché rappresenta, ecco, una difficoltà temporanea. Carta infatti successiva al 12° arcano maggiore, il 13° arcano maggiore, l'arcano senza nome, cioè la morte. Quindi è previsto ovviamente un enorme cambiamento in questa situazione. È chiaro che bisognerà pazientare ancora un po' di tempo perché l'appeso ci spiega proprio questa situazione. Cioè, ragazzi, l'appeso parla di nuvole, parla di, diciamo, impedimenti, parla di ostacoli, di qualcosa appunto di ostacolato nel prossimo futuro, ma che è destinato appunto a cambiare e ad evolvere come vuole appunto l'imperatore. Però, ragazzi, ve l'ho detto poco fa, ovviamente qui necessita di pazienza e logicamente anche di qualche attesa di troppo, perché questa persona il tentativo comunque di cambiare ovviamente lo porterà a termine, porterà avanti, diciamo, se non altro questo, diciamo, percorso evolutivo interiore ed emotivo che servirà a lui in prima persona piuttosto che ovviamente anche a qualsiasi altro rapporto, ma servirà a lui per vivere in prima persona l'amore come si deve, quindi con maggior tranquillità, eliminando questo maledetto 9 di spade, ok? Quindi è un percorso che in primis serve a lui, d'accordo? E che quindi verrà condotto con i suoi tempi. Quindi è un percorso evolutivo. Chiaramente, ragazzi, un percorso che porterà a un cambiamento molto positivo per lui in primis, ripeto, ma ovviamente anche per voi. Comunque una persona che non vuole allontanarsi ovviamente da voi, lo abbiamo detto con la carta della forza, quindi aspettatevi comunque azioni belle, positive, concrete, ma ripeto comunque ancora una situazione un po' altalenante come vuole appunto comunque l'8 di coppe, per arrivare, ripeto, ad un cambiamento evolutivo importante, questo però dando ovviamente, in caso voi lo vogliate o meno, a questa persona tutte le tempistiche di cui ovviamente ragazzi ha bisogno. Tenete sempre conto, come ripeto sempre, che comunque sia voi dal vostro punto di vista avete, anzi dovreste avere un obiettivo, la vostra serenità. D'accordo? Quindi far da croce rossina a una persona che mi parte con un 9 di spade, spetta a voi, la decisione ultima. Lo ripeto sempre, la tarologia mostra un percorso, il percorso dell'altra persona,
Poi la risposta che voi darete a questo percorso è del tutto personale e ovviamente diversa per ciascuno di voi. D'accordo? Quindi questa persona ha bisogno di tempo, purtroppo, ancora di tanta pazienza, sicuramente metterà in atto comportamenti molto positivi nei vostri confronti, tantissima passione con la carta della forza, anche tanta gelosia, perché anche l'imperatore rappresenta comunque un individuo molto possessivo, la forza ovviamente ce lo riconferma, come dicevamo all'inizio, con quell'asso di spade. Quindi comunque ancora incontri molto importanti, parole effettivamente importanti, molto feeling, ripeto, soprattutto fisico, ma ancora delle difficoltà ovviamente rappresentate da questo appeso, da questo 8 di coppe per quanto concerne appunto questa persona. È chiaro che questa persona arriverà finalmente a questo imperatore e al 13° arcano maggiore, quindi dopo un determinato periodo, più o meno lungo a seconda ovviamente del soggetto, che gli servirà in particolar modo per avere consapevolezza e coscienza dei propri sentimenti nei vostri confronti. Ovviamente, ripeto, spetterà a voi scegliere di rimanere, comunque di attendere queste tempistiche, oppure se procedere presso altri lidi. D'accordo? Ricordate che voi dovete sempre mettere come priorità, ovviamente principale appunto, la vostra serenità e la vostra felicità, il vostro cuore. D'accordo? Perché essere amati, essere ricambiati nei propri sentimenti è altrettanto importante quanto appunto amare e ricambiare. Ok? Quindi è fondamentale legarsi a una persona che comunque sappia portare avanti un rapporto esattamente come lo sappiate fare voi, che sappia prendervi per mano, quindi non una persona che debba sempre essere aspettata, ovviamente attesa, aiutata, condotta, quindi una persona comunque matura, che sappia dare altrettanto amore rispetto a quanto ne riceve. Dunque, questa stesa termina qui. Come sempre, ovviamente, questa è una stesa interattiva. In caso vogliate informazioni specifiche per quanto concerne appunto la vostra situazione specifica, basta appunto contattarmi per un consulto privato all'indirizzo email che trovate in descrizione e a video. Come sempre, da parte vostra, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione e come sempre, a presto!